Yahoo! Oggi grande giorno perché vado a mangiare sushi dopo ben un anno, finalmente. Infatti in gravidanza comunque non si può mangiare il pesce o la carne cruda e quindi ho, resistito per un bel po' di tempo e nonostante in realtà in Giappone non è che si mangi sushi o sashimi proprio tutti i giorni come uno possa pensare, però comunque ci sono tante occasioni, il pesce soprattutto qua è molto buono a Sendai, molto fresco perché lo pescano qua vicino. E quindi insomma anche in non ristoranti proprio di sushi ma anche in izakaya eccetera spesso magari c'è del sashimi o ci sono delle cose, dei piatti comunque col pesce crudo e quindi insomma ho aspettato questo giorno con molta attesa e vorrei portarvi con noi perché andiamo in questo posto che è il nostro posto preferito, buonissima qualità. Rapporto qualità-prezzo, si trova a Shiogama, che è un posto qua vicino a Sendai e sì, vi porto con me così vi faccio un po' vedere che tipo di pesce, che tipo di sushi mangiamo. Nel frattempo volevo anche raccontarvi questo piccolo aneddoto per farvi un po' capire la prospettiva. E quando ero in ospedale dopo il parto e c'era un'altra mamma che incrociavo spesso nei corridoi così, e tra l'altro anche molto carina e mi parlava così, ci salutavamo eccetera, che è una cosa anche un po' strana, nel senso che i giapponesi di solito sono molto riservati, soprattutto in questi casi, quindi in caso, cioè dopo il parto, insomma, in una situazione un po' vulnerabile, eccetera. E invece lei era molto così estroversa e aveva partorito un po' prima di me, quindi stava per essere dimessa e l'ultimo giorno che l'ho beccata, prima che lei, insomma, tornasse a casa, abbiamo parlato un pochino così e poi mi fa... oggi sì, torniamo a casa, che bello, così la prima cosa che faccio è mi mangio un bel kaisendon, che è questa ciotola di riso con sopra del pesce fresco, sashimi, e quindi mi ha fatto molto ridere perché le ho detto capisco benissimo e sono molto felice per te. E insomma diciamo che in Giappone è ancora un po' più difficile forse resistere proprio perché c'è gente a cui piace moltissimo che magari lo mangia anche molto spesso, sebbene magari non tutti i giorni perché comunque insomma è anche abbastanza pregiato. Vi faccio vedere il posto dove andiamo. Ecco, ci siamo arrivati, questo qua è il posto e è sempre molto affollato, però in realtà c'è un ricambio molto veloce, quindi semplicemente si arriva, si scrive il proprio nome su questa lista e poi ti chiamano. E nel nostro caso adesso siamo in 2, quindi possiamo stare anche al bancone, quindi è anche un po' più veloce, se no se si è magari in 3 in 4 bisogna aspettare per un tavolo e quindi magari ci si mette più tempo e quindi niente, adesso stiamo aspettando e non vedo l'ora. E volevo aggiungere che allora il pesce è molto molto buono, qui lo prendono proprio questo porto Shiogama, la maggior parte dei pesci, non tutti quanti, e in realtà adesso appunto è autunno ed è il periodo migliore per venire perché d'inverno anche meglio perché il pesce, cioè non solo tipo il pesce in queste acque a nord è già più buono di base, però anche soprattutto d'inverno è ancora più buono perché è più grasso e quindi soprattutto il tonno, ci sono tanti tipi di tonno, tutte le parti del tonno così, è molto famoso anche qua, molto buono. E poi ci sono anche tantissimi altri pesci che hanno dei nomi intraducibili perché sono pesci che si pescano solo qui e quindi adesso dopo vi faccio vedere un po' cosa prendiamo. La cosa che io preferisco di tutte è il negitoro e dopo vi faccio vedere che cos'è e quindi niente, stiamo aspettando e adesso dopo vi faccio vedere, vi porto con noi. Per ordinare si scrive su questo foglio che viene lasciato sul bancone, scrivi il pesce che vuoi e quante portate, di solito un piattino a 2 nigiri o 3 nigiri al massimo e ci sono diversi prezzi, poi c'è questa lavagna dove ci sono scritte i consigliati della stagione. Questo che sembra carne era guancia di tonno che era il consigliato della giornata. Eccolo, negitoro. Sono tutti tipi di pesci bianchi ma è veramente difficile sapere qual è la differenza e anche tutti i nomi e comunque ti preparano questi nigiri davanti come potete vedere.
benvenuti al tempio. In Giappone ci sono tantissimi templi shintoisti e buddisti e in particolare quelli shintoisti sono diversi a seconda della divinità, sono magari specializzati tra virgolette in diversi ambiti ed è normale che si vada al tempio non soltanto per pregare ma anche per richiedere delle cerimonie particolari, dei rituali particolari magari per salute oppure per la cosa per cui quel tempio è famosa, e si va anche per le nascite, quindi c'è tutta una cerimonia che si fa nel caso sia per chi vuole concepire oppure per chi è già incinta per una buona gravidanza e per un parto facile. E noi siamo andati in un tempio dedicato a questo, che però è abbastanza lontano, e poi si deve tornare, ti danno delle cose, farò un video anche su questo perché è molto interessante. Il tempio ti fa una cerimonia, cioè il prete, diciamo monaco, fa una cerimonia, poi ti danno delle cose da portare a casa, ci sono delle cose specifiche da fare, dei rituali. E poi bisogna andare a ringraziare, a riportare queste cose dopo la nascita, dopo un mese circa, solo che è un po' lontano, quindi nel frattempo abbiamo deciso di andare in un tempio più vicino, che è questo qua che adesso vi faccio vedere, e semplicemente per ringraziare. E si può andare un po' in tutti i templi, se si vuole fare, cioè in qualsiasi tempio, se si vuole fare una cosa un po' fatta meglio si va in uno, è comunque legato per esempio appunto ai bambini oppure alle nascite e al parto eccetera. Quindi adesso siamo qua e andiamo intanto a ringraziare che tutto è andato bene, e adesso vi faccio vedere. È un tempio molto grande, è una bellissima giornata e vi porto con noi. Volevo fare un breve riassunto per concludere questo video. Il pesce era buonissimo, il sushi era buonissimo e ci sono un sacco di tipi di pesce che non avrei assolutamente idea di come tradurre, e anche i nomi non me li ricordo sinceramente, quindi spero che vi possiate accontentare solo delle immagini. Comunque buonissimo, quel posto fanno questo appunto sushi, come avete visto dal video, con un poco riso e con tanto pesce, che è veramente spaziale. E invece poi quando siamo andati al tempio, oggi in particolare c'erano diverse cerimonie per Shichigo-san, che è queste cerimonie che fanno per i bambini di 7, 5 e 3 anni, per questo c'erano molti bambini vestiti col kimono, molto molto carini, e anche altri bebè che vengono appunto portati al tempio. Magari la mamma si veste col kimono, poi si mettono sopra una specie di tessuto, una specie di coperta abbastanza pregiata. Vabbè, noi siamo andati un po' più invece all'italiana, e comunque è stato molto bello e molto grande il posto, e ho preso un Goshuin, che adesso vi faccio vedere che cos'è. In quasi tutti i templi abbastanza grandi puoi richiedere questo Goshuin. In realtà c'è un Goshuincho, che è proprio una specie di quaderno apposito, dove puoi chiedere di fare questa specie di timbro, quindi loro praticamente scrivono, i monaci lì del tempio scrivono a mano queste cose. Questo è perché io non ce l'ho e quindi mi hanno dato il foglio, quindi era già pronto, e se no te lo scrivono lì al momento, e c'è scritto, c'è il nome del tempio, c'è la data, e così semplicemente da collezionare. Sushi mangiato, preghiera fatta, siamo tutti contenti, sazi e soddisfatti, e quindi spero che vi sia piaciuto, e se vi può interessare questo tipo di contenuti ricordatevi di iscrivervi al canale, così ci vediamo nel prossimo video. Ciao!